Buongiorno ragazzi, lei è la protagonista di oggi, Wurkos TS23, una torcia che mi ha veramente stupito. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un like a questo video e rimanete con me fino alla fine, perché alla fine vi dirò quale sarà il vero punto forte di questa torcia che vi lascerà davvero senza parole. Va bene ragazzi, adesso ci trasferiamo come al solito in garage, dove farò un unboxing di questa torcia, poi faremo delle prove in esterno e poi torneremo qui per le conclusioni finali. Andiamo! Ed eccoci qua ragazzi con la nostra bellissima torcia della Wurkos. Andiamola ad aprire. Qui nella scatola niente, c'è qualche specifica, ma quelle ci sono anche dentro, poi ve le faccio vedere, poi quelle le andiamo a vedere più nel dettaglio. Apriamo la scatolina ed eccola qua. E troviamo cavetto USB-A a USB-C per la ricarica. Io l'ho ricaricata però col caricabatterie del telefonino, quindi potete usare benissimo anche quello. Il classico laccetto. E qui abbiamo la nostra bellissima torcia della Wurkos. Eccola qui, con la sua clip bidirezionale. La clip si può anche togliere, ma se la togliete da qui non potete metterla da nessuna parte, perciò o la mettete qui perché l'unico alloggiamento è qui, o niente. Appunto la clip vi dicevo è bidirezionale. Poi un accorgimento, ora vi faccio vedere un attimo, fatemelo prendere, eccolo qui. Rimettiamo dentro questo e questo piccolo pezzettino di cartone che si trova interposto tra la batteria e il contatto. Questo per far sì che durante il trasporto, quando ve la mandano a casa, in pratica la batteria non si deteriori, non si danneggi. Vi faccio vedere dove era messo. Allora, intanto, anche se qui vedete queste ghiere, non è da qui che si apre. Infatti qui abbiamo la ricarica e il pulsante di accensione, ma è qui. Praticamente la testa si separa dal resto. Ecco qua, apriamo ed ecco qua. Questa è la batteria della Wurkos, 5000 mAh. Il tipo di batteria è la 21700 agli ioni di lidio da 3,6 volt. E come vi dicevo, questo qui si interpone qui tra la batteria e il contatto, in pratica. Perciò la prima cosa che dovete fare appena l'acquistate è svitare, togliere il cartoncino e riavvitare la batteria. E adesso potete andare a caricarla tranquillamente. Quando lo andate a caricare, qui c'è un piccolo LED diciamo un LED di notifica, ecco. In fase di ricarica il LED sarà rosso e diventerà verde una volta che la torcia è carica. Questo LED ha 4 colorazioni. Quando è verde, perché quando voi accendete la pila, ecco qua, guardate, lui si accende e sta acceso 5 secondi, dopodiché si spegne. Eccolo lì, si è spento. Praticamente questo LED quando è verde vi indica che la batteria ha una carica residua che va dal 75 al 100%, quindi vi sta dicendo che la pila è carica. Quando diventa giallo la carica è dal 50 al 75%. Quando diventa rosso è tra il 25 e il 50%. Quando è rosso lampeggiante, che voi l'accendete e praticamente comincia a lampeggiare di rosso, vuol dire che la carica è sotto il 25%, quindi dovete andare al più presto a ricaricarla perché vi sta lasciando a piedi. Poi, adesso magari vi avvicino un po', ecco qui, ve la faccio vedere meglio. Lì c'è il LED con la parabola, qua c'è il vetro. Poi queste qui sono 4 sferette, vedete? Non so se riuscite a vederle, ecco qui. Questo è acciaio al tungsteno. Infatti vedete che ha anche un gradino qui, diciamo, la torcia. Questo serve appunto come
serve appunto, come dicevo, come frangivetro. Infatti, essendo una torcia tattica, penso alle forze di polizia che possono usarle durante un intervento o anche per questioni di emergenza, che noi siamo in macchina, malauguratamente succede qualcosa, dobbiamo sfondare un finestrino, con la torcia, con queste palline si fanno da frangivetro e appunto servono proprio per questo. Qui abbiamo la scritta Vurkos, qui, importante, troviamo un avvertimento, me la metto a fuoco, eccolo qui, un avvertimento che questo pezzo scalda parecchio quando è ad intensità alta per un periodo prolungato, o quando va in turbo questo subito dopo un minuto diventa veramente, veramente caldo. A tal proposito, infatti, se notate, la Vurkos qui ha messo la presa di ricarica insieme al pulsante di accensione. Perché lo ha fatto? L'ha fatto proprio per questo, perché scaldando troppo rischiava di andare a danneggiare il circuito per la ricarica della batteria. Quindi l'ha messo nel punto più distante, dove appunto non c'è pericolo che succeda niente. Le dimensioni della torcia sono 138 mm, qui nella testa abbiamo 41 mm, il peso, compresa la batteria, cioè così come la vedete adesso, sono 233 grammi perché l'ho appena pesata, mentre senza la batteria sono 173 grammi. E IP68, infatti, è resistente appunto, oltre alla polvere, anche ha la possibilità di essere immersa in acqua. Poi i materiali. Come materiale la Vurkos ha usato un alluminio 6061 di grado aerospaziale con questa finitura anodizzata. L'alluminio 6061 è un materiale usato in campo aerospaziale proprio perché è molto resistente sia all'usura che alla corrosione. Altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi quando l'abbiamo aperta, adesso la apro e ve lo faccio vedere. Mi è venuto in mente quando vi ho detto che era IP68, vedete qui? Non so se si vedono, eccolo qua, eccoli qua, 1 e 2, ha questi due O-ring che appunto consentono alla torcia di essere antipolvere e impermeabile all'acqua. Questi O-ring comunque, se non mi sbaglio, sì, eccoli qui, ne trovate anche qui due insieme all'accetto, due di ricambio. Bene, adesso però andiamo a vedere come funziona. Come dicevo, qui c'è il pulsante di accensione, facciamo un clic e lei si accende. Questa è la modalità Eco. Per passare alle altre modalità bisogna tenere premuto per, diciamo, un secondo, ecco, e siamo alla modalità bassa, che comunque fa tanta luce. Poi teniamo schiacciato, andiamo alla modalità media, teniamo schiacciato e andiamo alla alta. Schiacciamo di nuovo e ritorniamo alla bassa, alla Eco. Schiacciamo veloce e lei si spegne. Adesso volevo farvi notare il tipo di luce che fa, non so se riuscite a vederlo dall'inquadratura. Abbiamo un focus centrale e un'aureola laterale. Il focus centrale ha un'apertura di 15 gradi, questo serve proprio per le lunghe distanze, mentre l'aureola, questa laterale, ha un'apertura di 73 gradi che funge da grandangolo. Quindi passare nell'altra modalità, teniamo schiacciato, 2, 3 e 4, riteniamo e spegniamo. Per andare alla modalità turbo, che stiamo parlando di 5000 lumen, allora accendiamo e si è accesa adesso nell'ultima modalità che era quella alta. Meglio, perché adesso così da qui vi faccio vedere come si fa la turbo. Basta premere 2 volte in rapida successione, eccola qua, e questa è la modalità turbo. Se adesso facciamo altri 2 clic, c'è una modalità tra virgolette nascosta, che è la super lucciola. Eccola qua, guardate che piccola, è proprio una mini luce. Questa ha una durata infinita, poi vediamo le specifiche, ve le metto a schermo così le vediamo insieme.
Questa può servire benissimo per andare a leggere in tenda e non disturbare gli altri, per esempio. E così torniamo di nuovo a quello che era prima e spegniamo. E queste sono le classiche modalità di accensione da bassa ad alta, turbo, eccetera. Poi ha anche le funzioni, ovviamente le funzioni speciali. Quali sono le funzioni speciali? La strobo, poi quella SOS e poi quel tipo di luce pulsata, ritmata. Non so se avete presenza, ora ve la faccio vedere. Per entrare in quelle modalità bisogna accenderla e dopo cliccare in rapida successione 3 volte. Allora, accendiamo, 3 volte in rapida successione ed ecco qui siamo in strobo. Altre 3 volte e andiamo in SOS, altre 3 volte ed è quello che vi dicevo, lampeggiante, così. Così ritorniamo all'ultima modalità e così spegniamo. E questo è. Quindi ragazzi, adesso prendiamo il nostro bel manuale d'uso e andiamo a leggerci quanto la Wurkos dichiara come durata della batteria nelle varie modalità di luminosità. Ve lo metto questo a schermo così vi viene meglio appunto per vederlo. Perciò abbiamo la modalità luna, che abbiamo 10 lumen per una durata di 300 ore, una distanza di 22 metri e l'equivalente di 120 candele. Poi abbiamo la modalità eco, che sono 50 lumen, 45 ore di durata, 46 metri di distanza, 539 candele. Poi abbiamo la modalità bassa, 300 lumen, stiamo parlando di modalità bassa, 11,5 ore di durata, una cosa incredibile, 113 metri e 3217 candele. Poi abbiamo la media, che abbiamo 800 lumen, e questa è la media, 6 ore e mezza di durata, 185 metri, 8583 candele. Poi abbiamo la modalità, evito di dirvi candele l'altra volta perché tanto l'intensità non ci interessa. Poi abbiamo, dove eravamo arrivati? In quella media abbiamo 1800 lumen, 3 ore e 75, 290 metri, e poi la turbo, che sono 5000 lumen, raga, 2 ore e mezza, 482 metri. Ovviamente 2 ore e mezza, ma non dura 2 ore e mezza, nel senso dura 2 ore e mezza come accendendola sempre in quella modalità, ma se voi l'accendete in modalità turbo non rimane per 2 ore e mezza accesa, perché come vi dicevo prima scalderebbe troppo e comunque va in protezione, penso un paio di minuti poi va in protezione, magari poi lo proviamo, non lo so, vediamo. E niente, questo è. Poi qua vi dice appunto che è resistente agli impatti, potete farla cadere da 1 metro, non mi chiedete, non lo farò, e poi appunto è impermeabile IP68. Un'ultima cosa che c'è da dire su questa torcia è che ha anche un blocco, per evitare che appunto schiacciando, magari la tenete in tasca, vi si accende, anche perché se si accende nell'ultima modalità, che è quella alta, ve ne accorgete perché dopo 10 secondi vi va a fuoco la gamba. Perciò per andare a bloccarla, in modo che non si accenda in modo accidentale, bisogna cliccare in rapida successione 4 volte. 1, 2, 3, 4. Ecco, fa quel segnale e adesso non accende più, vedete? Voi schiacciate e lei fa così e basta, non si accende. Quindi, così è bloccata. Per andare a sbloccare la stessa cosa, 4 volte in rapida successione, 1, 2, 3, 4 e lei si accende. Un clic e la spegnete. Semplicissimo. Va bene ragazzi, però adesso andiamo magari in esterna, al buio, e andiamo a fare delle prove e vediamo questo cannone che potenza c'ha. Andiamo. Allora ragazzi, sono quasi le 10 di sera, scusate il vento, qui sono nel condominio dove vivo, scendiamo nel tunnel che è totalmente al buio e vi faccio vedere, eccoci qui, buio pesto, è un tunnel di circa 50 metri, 40 metri, un clic si accende in modalità lucciola.
teniamo premuto, andiamo in modalità, questa sarebbe la modalità bassa, incredibile, guardate. Adesso andiamo alla modalità media, già così è allucinante, guardate, che luce. Andiamo alla alta e ancora c'è la turbo, doppio clic, wow, guardate qua, giorno. Ritorniamo alla lucciola, eccola qui, questa è la lucciola e spegniamo, accendiamo di nuovo lucciola, bassa, media, alta, doppio clic, turbo. E adesso doppio clic andiamo alla mini lucciola, quella più bassa, la funzione più bassa in assoluto. Eccola qua. Questa è buona per quando siete in tenda, che volete leggere qualcosa. Comunque ancora la luce la fa anche questa, guardate. Doppio clic, di nuovo torniamo a turbo. Eccola qua. E così torniamo alla lucciola. Bassa, media, alta, turbo. Doppio clic, mini lucciola. Eccoci qua. Comunque io credo che questa, la bassa, sia diciamo quella che secondo me ha più senso di tutte, perché guardate che luce che fa. Questa vi dura una vita, una vita. Allora ragazzi, eccoci qui come al solito nel torrente, è il posto più buio che c'è vicino a casa mia, dove andremo a provare appunto la nostra torcia della Wurkos. Qui sono col fuoristrada, questa è la luce degli anabbaglianti. Adesso mettiamo un attimo, mettiamo gli abbaglianti, così vediamo la differenza. Ecco qua, questi sono gli abbaglianti. Adesso andiamo a spegnere le luci. Ecco, adesso siamo al buio totale, infatti voi non vedete niente, e accendiamo la nostra torcia della Wurkos. Ecco, siamo con la lucciola, guardate, cioè questo per essere una modalità lucciola si vede abbastanza bene. Adesso io non mi ricordo quanto dura a memoria, quanto durano nelle varie modalità, perciò ve lo metto a schermo man mano che vi faccio vedere le intensità della torcia, vi metto a schermo anche i lumen e la durata. Allora, come vi dicevo, questa è lucciola, teniamo premuto, questa è la bassa, guardate. Poi magari vi divido lo schermo e vi metto da una parte le luci della macchina e da una parte quelle della torcia. Comunque questa qua è la bassa, Adesso andiamo alla media, guardate, incredibile, guardate dove arriva. E adesso mettiamo la alta, guardate là, incredibile, giorno. E ancora manca la turbo, quella da 5000 lumen. Adesso mettiamo 5000 lumen, doppio clic, ecco qua, incredibile, guardate a che distanza. E adesso se facciamo doppio clic di nuovo entra nella modalità super lucciola, che è ancora più bassa della prima lucciola che vi ho fatto vedere. Doppio clic ed ecco qua, questa è quella super lucciola, che questa per la tenda, leggere qualcosa nella tenda senza disturbare nessuno va benissimo, perché guardate, già anche con questa si riesce a si riuscirebbe comunque a camminare tranquillamente. Io comunque non ho problemi a camminare qui nel buio pesto con questa qui, guardate. Poi ovviamente conviene mettere secondo me la luce bassa è la migliore. Adesso la rivediamo un attimo.
spegniamo, ah no, ecco, ritorniamo alla alta, perciò teniamo premuto. Questa è la lucciola normale, già questa qui va benissimo. Mettiamo alla bassa ed ecco qua. Questa secondo me è quella che andando nel bosco, andando per sentieri bui, è quella che vi assicura una durata infinita e una luce veramente notevole. Rimettiamo la media. Questa già dà pure fastidio, è pure troppo, molto più dei miei abbaglianti. Sì che ho i fari un po' opacizzati, infatti li ho comprati nuovi, poi faremo un video dedicato sul fuoristrada. E andiamo alla alta. Guardate gli alberi, guardate dove arriva. Guardate, per non parlare della turbo che... E comunque con la turbo già sento che la testa comincia a scaldare. Guardate che fascio di luce che fa. Ora se riesco appoggio magari il telefono alla macchina, così magari vi rendete conto meglio del tipo di luce che fa. Torniamo alla macchina, vediamo se riesco ad appoggiarvi qua da qualche parte. Ok. Quindi ragazzi mi sono spostato un po' più in basso, così ho più lunghezza focale. Vediamo la nostra torcia, eccola qui. Che dire, è veramente una bomba. Va bene ragazzi, adesso rientriamo così tiriamo le conclusioni finali. Andiamo. Ed eccoci qui ragazzi per le conclusioni finali. Che dire, c'è poco da dire su questa torcia perché è veramente una bomba di torcia. E la cosa bella è che questa costa di listino in questo momento sul sito della Wurkos, che vi lascio giù in descrizione, mi raccomando andate a dare un'occhiata. 46 euro, ma c'è un cupo sconto, vi lascio tutto in descrizione. Andateci a dare un'occhiata perché fa prodotti veramente carini la Wurkos, e in confronto ad altri brand è veramente molto più economica. La torcia è veramente, l'avete visto nella recensione, è veramente una bella torcia e fa una luce che è fotonica, è allucinante. Va bene ragazzi, per questo video è tutto, mi raccomando di ricordarvi di iscrivervi al canale, attivate la campanella delle notifiche, mettete un mi piace e like per spingere l'algoritmo di YouTube. Presto arriveranno altri video sia sul fuoristrada, che ho un aggiornamento bellissimo, vi farò vedere delle cose che ho preso per il fuoristrada spettacolari, così andremo avanti con i lavori. E niente, ho anche altre attrezzature da recensire, mi hanno mandato una marea di roba che devo recensire, devo trovare solo il tempo per farlo. Va bene ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!